il 25 luglio del 1956, la favola bella si trasformò in un incubo. Non avrei mai immaginato che 60 anni dopo l'Andrea Doria mi avrebbe richiamata a rivivere tutti questi momenti, produrre questo materiale, pensare ad un film. Per fortuna, questa dolorosa esperienza di scrittura mi riporta alla mia fattoria, il luogo dove sono nata. Qui, fra la carta e i ricordi, ritrovo gli amici, i parenti. Non potevamo immaginare che le nostre vite si sarebbero spostate da Pranzalito, una comunità, il nostro paese, a bordo di un vascello abbandonato che ondeggiava sopra l'insondabile profondità dell'oceano. Ricordo il giorno in cui lasciai tutti in paese, la scuola e i tanti amici che fecero parte dei primi 9 anni della mia vita. Dobbiamo salutare tutti quanti una persona. Io vado a trovare la mia mamma in America. Il prossimo anno Piera non sarà con noi. Vero Piera? Racconta ai tuoi compagni dove sarai tra qualche settimana. A trovare la mia mamma. A Detroit. E io ci andrò con la nave, la più bella e più veloce di tutte, l'Andrea Doria. My mother decided that she would go to America, establish herself there, and then send for me, and it wouldn't be such a long absence. A lot of people did so back in those days. The absence became 8 years long. So my grandparents literally raised me here in Pranzalito in the Piemonte. Pieretta era quella bimba alta con i capelli ricciuti, sempre molto elegante, una compagna di scuola. Lei andava a scuola nella frazione Pranzalito, io andavo qui nel capoluogo, ma le occasioni per ritrovarci insieme erano molte. Ma i ricordi sono diventati dei fili che si intrecciano e che ti portano dove vogliono fino a farti rivivere determinate situazioni piacevoli. My mother decided to emigrate to America, and she did so when I was only 15 months old. My grandparents took charge of me. They became my parents. They raised me until the age of 9. And I always felt that they were my parents. I never missed another family. But my mother would always send letters and say that she wanted me in America. She wanted to be the mother that she deserved to be. And my grandparents, of course, always resisted. They did not want to leave their community. I nonni, per non perderti, sono andati. Sì. Hanno lasciato dietro tutto malincuore, ma poi è andato a finire tutto come è andato. E penso che l'abbiano trovato dura, no? In America i nonni. Sì. In particolare mio nonno, perché non ha potuto parlare inglese, non ha mai potuto imparare la lingua. Mia nonna lo parlava abbastanza, è diventata sarta. Lo so. So che mi diceva
le americane non sanno cucire, non sono capaci. Diceva questo. Essere a Genova significa il ritorno a quel giorno quando i miei nonni ed io abbiamo emigrati agli Stati Uniti. Sono molto molto contenta che sei tu che interpreta il mio ruolo, perché la storia dell'Andrea Doria merita di essere raccontata. Lo dobbiamo a tanti uomini e donne di terre diverse. Tuo nonno però è riuscito a rientrare in Italia? Mio nonno mai. Non è... Ok, quindi lui non è mai rientrato in Italia, è morto in America. Sì, mio nonno sì. One day they received a letter of ultimatum from my mother. She said, either you send Piera to America to live with me, or you all come to America. Dearest parents, how are you? How is my dearest Piera? I feel so sad that she has not been in my arms for 8 years. I love her. I want her here. I want you here too. Please, please hurry. There are more things to come. How do you feel about bringing her here and you and Papa come along? I just want her here. It's going to be a new life, and there's a ship called the Andrea Doria. She could come and love it, and I'm going to change her life, and yours too. It's going to be difficult, but it will all be worth it. I love you, Mama and Papa, and my dearest Piera. Love, Vivian. My grandmother was, of course, very, very scared. She did not want to travel across the ocean. It was the last thing she wanted to do. But my mother had sent us tickets for the Andrea Doria, a ship that represented the Renaissance of Italy from the ashes of World War II. I became excited to go see my mother, to meet my baby sister, to meet my new father. And we left. I had very mixed emotions. I was excited and I was crying. I was sad and excited, and the emotions ran the full gamut, as did the emotions of the townspeople. Many people were crying. They showed up in big numbers. Our friends, our relatives, of course, my friends from school, and we said goodbye. Arrivederci. And we took off in a truck where Giuseppe had our trunks filled with our most beautiful possessions, the sheets that were made out of marijuana hemp, and all of the things that were hand embroidered with our family initials were taken and put in those trunks. And so were many gifts that we had bought to bring to America. We bought Persian rugs and, of course, Italian clothes to bring as gifts to America. C'è una frase che nel testo che tu e Luca avete scritto che mi ha colpito tantissimo, del tuo abito della prima comunione, no? I was so proud to bring my first communion dress to America to show my mother. My dress was probably the most beautiful in the whole town. At least that's what people say. It was made by a special seamstress from Sardinia. So we took off and we said goodbye, and we went to the port of Genova, where the Andrea Doria
one of the most beautiful, if not the most beautiful ship in the world was waiting for us. Per me e per i miei nonni doveva essere una traversata piena di gioia, a bordo di una delle navi più belle e sicure dell'epoca, l'Andrea Doria. L'Andrea Doria era il fiore all'occhiello della flotta italiana, l'ammiraglia della Società Italia di navigazione, era la 13ª per dimensioni nel mondo, ma forse considerata la più bella. Bella perché era una galleria d'arte galleggiante, era ricca come interni e aveva anche delle soluzioni tecnologiche e di assetto all'avanguardia. Ha rappresentato per il dopoguerra italiano, insieme alla Gemella e alla Colombo, la rinascita della nostra flotta verso il Nord America, sulla linea Genova-New York, in competizione con transatlantici famosi francesi, inglesi e americani. Il meglio dell'artigianato, dell'arte, della cultura italiana avevano dato il meglio di sé affinché l'Andrea Doria potesse diventare qualcosa di estremamente rappresentativo. They were adorned with masterpieces of the main Italian artists, especially those panels in ceramic that were on the walls, and they had been made by some Italian artists from southern Italy, Gambone. Egli riesce a creare una sintesi in queste metope per il giardino d'inverno di Andrea Doria, in cui riusciamo a trovare contemporaneamente la grande tradizione italiana della classicità, la nave di una nuova Italia che porta a conoscere, soprattutto durante il viaggio, le eccellenze culturali del paese. A Salvatore Fiume viene commissionato la più didascalica scenografia italiana, questa leggenda d'Italia che racchiude il caleidoscopio della creatività artistica italiana attraverso i secoli. La nave con 12 compartimenti stagni, costruita dall'Ansaldo in maniera storicamente perfetta. We're going to sail back on an ocean liner, and we booked the Olympia, and they said, well, that's a nice ship, but it's a kind of old ship. There's a new, beautiful ship called the Andrea Doria. Take the Andrea Doria, you'll never forget it. And it turned out to be the truth. I have never forgotten it. Mi chiamo Piero Calamai, comandante del transatlantico Andrea Doria durante la sua ultima rotta. Una nave che io non ho mai abbandonato del tutto. Sono nato a Genova nel 1897 e ho servito il Regno d'Italia nella Regia Marina e poi la Repubblica Italiana, con spirito di sacrificio e con grande soddisfazione. Il comandante Calamai era veramente il prototipo del comandante genovese in particolare, una persona di una grande serietà e di un senso del dovere straordinario, che con poche parole sapeva farsi ubbidire e seguire dall'equipaggio in ogni situazione. Ho servito 27 navi prima di salire sull'ammiraglia della Marina Mercantile, Andrea Doria. Ma è stato tanto tempo fa. It was really an exciting time arriving to the port of Genova. The band was playing, and you could see people on the decks waving their handkerchiefs. People were throwing streamers. It was a way of connecting and yet separating from the old world. La nave è partita da Genova, ha fatto una sosta a Cannes, una sosta tecnica per imbarcare e sbarcare dei passeggeri. La tappa a Napoli, una delle più importanti perché era il porto, lo scalo in cui salivano a bordo la maggior parte degli emigranti italiani. Dopo Napoli, Gibilterra, l'ultimo lembo di terra, e poi l'Atlantico. So we were very proud to go aboard the Andrea Doria, but also scared. I was excited. My grandmother was very scared. My grandfather was very, very sad. He always had his handkerchief here. I just remember him wiping his cheeks all the time. And I thought,
Why is my grandmother so scared? This is going to be really fun. We're going to travel on water. I primi giorni sono abbastanza duri, il mare è formato, i passeggeri non se la passano benissimo, la nave però tiene il mare e quindi nessun problema. La nave è diretta a New York e il 25 luglio, quasi per incanto, il mare si calma, si alza però la nebbia si alza già nel pomeriggio, quando il comandante Calamai sale in plancia, siamo all'incirca alle 3 del pomeriggio, ora italiana. È la sera del 25 luglio 1956. La vita di bordo è scandita dai turni di guardia, da passaggi obbligati e riti, quindi si alternano gli ufficiali, ma il comandante Calamai rimane in plancia continuamente, si assenta solo per cambiarsi la divisa e mettersi quella serale e per scendere a salutare alcuni passeggeri, ma in realtà è sempre sulla plancia, perché il comandante sa che la nebbia è una brutta bestia. Con la nebbia scattano a bordo di navi come l'Andrea Doria delle regole molto, molto severe, si raddoppia la guardia, si dà un'allerta in macchina perché siano pronti a manovrare, si chiudono le paratie stagne. Tutto questo è stato fatto. Oltretutto si aziona anche il corno della nebbia che segnala ad altre navi la presenza dell'Andrea Doria. Al momento dell'accaduto ero secondo ufficiale junior sull'Andrea Doria. Ero smontato di guardia alle 8 di sera. Eravamo già in nebbia, il comandante era con noi. July 25th, it was the last day aboard. La nave sta procedendo verso New York, ha già traguardato la nave faro di Nantucket, una sentinella galleggiante che avverte le navi di passaggio dei bassi fondali, ma segnala anche nebbia e quella notte l'aveva segnalata. Mio padre, Giuseppe Campodonico, classe 1905, è la persona che vide per primo sulla letta di plancia di dritta uscire dalla nebbia lo Stockholm pochi istanti prima che avvenisse la tragica collisione. La nave si avvicina verso New York e a un certo punto, sul ponte di comando, gli ufficiali avvistano sul schermo del radar un puntino luminoso e capiscono che è una nave che procede verso di loro. Si tratta della Stockholm, un transatlantico svedese più piccolo dell'Andrea Doria e diretto appunto da New York a Göteborg. Io ho seguito le leggi del mare fino all'ultimo respiro. Stavano percorrendo una rotta sbagliata e me li sono trovati contro la Doria. Se avessi dato l'ordine di virare, l'effetto della collisione sarebbe stato devastante e maggiore il numero delle vittime, soprattutto sullo Stockholm. A un certo punto la nave sconosciuta vira a dritta, bruscamente di 20 gradi, una virata decisa che va ad incrociare la rotta dell'Andrea Doria, va addosso all'Andrea Doria. Bisognerebbe sempre virare a destra. Non l'ho fatto. Il comandante Calamai non ha altra scelta che ordinare il tutto timone a sinistra. Franchini, il primo ufficiale, gli dice: comandante, le macchine. Pensava di spegnere e ridurre la velocità. No, nessuna riduzione di velocità. Sapeva il comandante che avrebbe avuto bisogno di tutta la velocità possibile. Il tempo per indossare la tuta, percorrere il tragitto cabina, apparato, motore, il mio posto di lavoro. Succede un patatrac, un pandemonio, un urto, un qualcosa di non anomalo, ma anomalissimo. Locale macchine. Sarebbero bastati 13 secondi all'Andrea Doria per evitare la prua della Stockholm. Calamai non li ebbe. We dressed the best because it was a big dance, the final night, and 11 o'clock came, and I said goodbye to my friends. I said, now it's time to go back to the cabin, because tomorrow morning we have an early day, because we're going to get to New York 8 o'clock in the morning. Suddenly, out of nowhere, we heard this tremendous noise. We were watching a movie in the dining room after dinner, and suddenly there was a huge crashing sound, and the ship listed immediately. And there was this big
I felt this big explosion. All of a sudden, boom! And the ship, it just tilted immediately to like 15, 20 degree list. And people were going crazy. La prua della Stockholm procede a tutta velocità contro il fianco destro dell'Andrea Doria. We felt the ship being hit by something, or that something had exploded within the ship. Era finita. L'oceano si sarebbe portato via tante vite. The deck was full of luggage which the crew had taken from the rooms that night and put out on the deck so that it could be easily unloaded the next morning in New York. And the other big problem was that the ship had settled at about 15 degrees. L'impatto di quella collisione mi scarventò dall'innocenza dell'infanzia a una condizione di sopravvivenza estrema. Saltano gli oblò, saltano i portelloni, l'acqua, l'oceano entra dentro il ventre dell'Andrea Doria. The lights were flickering on and off, then they went off, and we kept hearing people screaming. Total pandemonium in the dark. People were coming up from their beds because some people were already retired for the evening, and there was all kinds of smoke and hissing sounds, and people were coming up in their bedclothes that they had just left the bed, and we knew it was something more serious, and the ship continued to list. And I thought to myself, this is it. And I knew I was going to die. We thought it was definitely going to be the end. Il mio pensiero andò al mio paese, andò lontano, verso quel focolare tranquillo. L'affondamento dell'Andrea Doria è un fatto epocale, ed è epocale perché non è mica il primo affondamento di una grande nave, e anche di una grande nave che ha molti emigranti a bordo, ma è il primo ad essere in diretta. Some 10 hours after the fatal collision, the 29,000-ton liner Andrea Doria, pride of Italy's transatlantic fleet, lay like some stricken leviathan. She was steaming through a dense fog towards New York when she collided with the Swedish liner Stockholm. No lifeboats could be lured from the Italian ship, but passengers were brought to safety in lifeboats from the Stockholm and the other vessels, which were quickly on. Io sono arrivato subito sul ponte, ma il mio compito era quello di mettere le lance in mare sul lato sinistro, che erano impossibilitate perché l'inclinazione era di 19 gradi ed erano progettate per andare con 15 gradi. Seguendo gli ordini del comandante mi sono fermato sul ponte con lui, ho fatto gli annunci ai passeggeri. Io ho seguito il protocollo e ho dato gli ordini esatti, ne sono certo. Eppure. Then all of a sudden, a man came through the deck doors and he said, "Ships are here from throughout the Atlantic. They are going to rescue us." Coming across the room, all the furniture were outside now. And the voice came and he said to me, "Where is your life jacket?" The voice was from a priest. I recognized him as he came closer to me. He used to celebrate Mass for us. He took his jacket off and he gave it to me. Stockholm had sent over their lifeboats, and people were getting into the lifeboats, being rescued. So we went out and waited on the deck. And then when we noticed some of the staff, the dining room staff and so on, they started leaving the ship.
Le prime scialuppe che hanno lasciato l'Andrea Doria sono state quelle che avevano a bordo alcuni membri dell'equipaggio. Non erano marinai, non erano uomini di mare, erano soprattutto personale di camera dell'hotellerie dell'Andrea Doria. Ma certo non è stato un bel gesto. A bordo c'era anche un uomo in divisa, il commissario governativo, che non faceva parte dell'equipaggio, ma rappresentava lo Stato italiano, perché su ogni nave che trasportava i migranti ci voleva un commissario governativo. Anche lui in divisa non ha fatto un gran bel gesto e anzi ha danneggiato poi in seguito l'equipaggio dell'Andrea Doria, perché questa scialuppa arrivò in prossimità della Stockholm e gli svedesi prestarono soccorso, ma naturalmente videro un uomo in divisa e personale di bordo e quindi ci accusarono, parliamo come italiani a questo punto, ci accusarono di vigliaccheria, di aver abbandonato i passeggeri, abbandonato la nave. Mi hanno accusato di incuria. Non ho mai messo le mie necessità prima del mio lavoro e non ho mai creduto alle accuse mosse contro di me perché ero sicuro. Mio padre poche volte parlò dell'Andrea Doria. Quello che comunque raccontò, rimanendo sempre nell'ambito della plancia, fu la grande calma che, nonostante un momento così drammatico, mantenne Calamai che influenzò profondamente anche tutti gli altri membri dello Stato Maggiore. Non furono mai prese decisioni azzardate in una condizione molto difficile. Ero sicuro delle scelte fatte per la salvaguardia dei passeggeri. I think the people, the passengers, and maybe the crew on the Stockholm thought it was the Andrea Doria's fault. Così non è stato, perché è stato calcolato che il 70% dei passeggeri è stato soccorso e salvato grazie alle azioni dell'equipaggio dell'Andrea Doria. We need to abandon the ship. And we thought, how are we going to abandon the ship? We are inclined. We can't get out of here. How do we do that in the middle of the Atlantic? Ci sono storie incredibili come le due sorelline che vengono colpite da questa prua, questo rostro d'acciaio della Stockholm. Una purtroppo perisce, precipita in mare, l'altra viene quasi raccolta come un cucchiaio dalla prua della Stockholm e si risveglierà sulla Stockholm, sull'altra nave. È l'unica passeggera che non è transitata attraverso lance, attraverso il mare, perché se l'è portata via la prua dello Stockholm. Tante storie di passeggeri, uomini, bambini. Commovente è quella del bambino che fino all'ultimo aveva insistito con la madre per poter andare a dormire nella cabina dello zio. La madre non gli diede il permesso, il bimbo purtroppo perì insieme alla mamma e ai fratelli nella cabina sbagliata. Fosse andato in quella dello zio si sarebbe salvato. When we got to the lowest point, there were two men there, two foreigners, and they tied a rope around my waist, a thick rope. I had no idea what they were going to do, and they pushed me over the side of the ship and lowered me into the lifeboat below that I could not see. We were not athletes, coming down a rope, not a ladder, a rope. It just seemed impossible. And it seemed forever before we got to that lifeboat and we felt somebody's arms around us, helping us into the boat, and then we finally let go of the rope. At that moment, I knew I was alone. My family was away. My decision I was making was only mine. And I followed the room. I went outside. That's where the nightmare was. It was dark and foggy. The only thing I was thinking was about my parents receiving this terrible news. My mother in Italy, that was unbearable to think about their losing a daughter. I couldn't bear to think of how my family would suffer. Se fosse un colore quella notte, che colore sarebbe per te? Grigio.
Era una notte nebbiosa, c'erano tante lacrime, c'erano tante ferite, il grigio e l'odore di nafta. Mi ricordo questo odore. And once we got away, even though we couldn't go to the Ile-de-France, which was lit up, we got away from the sinking Andrea Doria. Il salvataggio in gran parte è stato grazie all'Ile-de-France, che è venuto vicino con tante imbarcazioni piccole, remi, che però andavano in posti difficili da arrivare con le nostre grosse barche. Ad esempio sopra proprio la collisione c'erano dei feriti, li aveva presi l'Ile-de-France. È stato un grande salvataggio, è stato il più grande salvataggio che sia stato effettuato. As people jumped into the ocean or lowered themselves by ropes, the lifeboats would take off and go to the rescue ships and families were separated. But I watched as my grandmother made her way down into the ocean on her own accord, with one hand holding the rope and the other hand holding her purse. She didn't want to go to America without her purse. Noi calevamo senza sapere dove andavamo. Non si può immaginare che abbiamo questo coraggio dentro. A sailor pulled us into the French passenger ship and said bonsoir, and we were safe. I think I finally let the air out of my lungs and I started to weep. And I knew I was alive. La nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. La Andrea Doria non si affretterà e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio. Mio padre rimase, come ho detto, nelle ultime lance con le persone che abbandonarono per ultimi e fu anche testimone di un fatto che viene ricordato di quando il comandante Calamai praticamente rifiutò di salire a bordo e allora a quel punto uno degli ufficiali ritornò a bordo dicendo: se non scende anche lei noi non andiamo via. Chi mi conosce sa che io lì sopra ci sarei rimasto sino alla fine. I miei stessi ufficiali mi hanno costretto ad abbandonarla quando ormai poteva essere troppo tardi. Il comandante dia l'abbandono nave. Lasciando la nave diventava un relitto e il comandante Calamai non credeva che affondasse questa nave. Tant'è vero che quando è affondata io ero con lui su questo rimorchiatore d'alto mare della Guardia Costiera americana e cercava di vedere come si poteva rimorchiare. E lui non voleva assolutamente abbandonare la nave, la sua nave. Aveva capito molto bene, data la situazione che si era venuta a creare, gli anni terribili che lo avrebbero atteso, l'isolamento, la colpa, vorrei dire anche le tante menzogne che furono scaricate su questa persona, su questo grande galantuomo. Dileggiato da amici e compagni. Persone che avrebbero dovuto essere solidali con me perché erano al corrente del mio giusto operare. I fell asleep, and I did not get to see the Statue of Liberty as I wanted to see coming to America. Getting closer to the port in New York, and we all outside, and the first time I heard the saying, the Statue of Liberty, I don't think, growing up, I never knew what the Statue of Liberty was. The first thing I seen was the Red Cross and donuts. We came into New York Harbor and
after the wounded people were taken off the boat, they allowed us to leave the Ile-de-France, and the decks were crowded with people. And the Red Cross was there offering clothes. Siamo arrivati nel pier, eravamo con la tuta, c'erano delle signore addette a mandare i telegrammi alle nostre famiglie, ci hanno dato dei vestiti e poi siamo stati alloggiati in un albergo. And I came down the gangplank onto the pier, and Jerry Lieber ran up and he grabbed me and said, "Mike, we got a smash hit." I said, "You're kidding." He said, "No, Hound Dog." I said, "Big Mama Thornton?" He said, "No, some white kid named Elvis Presley." We landed in Detroit, where my mother came along with the rest of the family to greet us. And as I see pictures of me and my mother's really first encounter of knowing one another, I'm amazed to see that I grabbed her around the neck and I held her so tight and kissed her as if she was really my mother, which she was, of course. It was an emotional moment for all of us. We went into the home. I don't remember much for the first day because I was exhausted. Here we were, this blended family, all of a sudden like strangers living under the same roof. How do you feel today? And then the next day, we were awakened to watch something on television that I just can't imagine how terrible it must have been for my grandparents to watch. It was the sinking of the Andrea Doria. It was the first major event to ever be covered in real time by an airplane, and so we could see the replay at that point of the sinking of this great liner. And our trunks going to the bottom of the ocean with everything that had been significant to us. Allo sbarco a New York dei primi passeggeri e poi via via dell'equipaggio e degli altri sopravvissuti si apre un altro capitolo della lunga storia dell'Andrea Doria, quello della battaglia legale, delle accuse, delle polemiche che attecchiscono soprattutto grazie ai media americani che amplificano le prime denunce. Una novantina di passeggeri sbarca e accusa l'equipaggio dell'Andrea Doria di non essere stato aiutato, di negligenza, imperizia. L'incidente mise subito in mala figura il comandante Calamai. La televisione, i giornali, gli autori dei libri e la gente comune mi ha messo l'agonia, dandomi dell'incapace. È vero che Calamai non diede mai l'ordine di abbandonare la nave? Le critiche mosse da certi superstiti a quei marinai sono profondamente ingiuste. Sono circa 60 anni che noi aspettiamo una verità non detta. E per molti anni il comandante Calamai fu indicato, additato come l'unico vero responsabile della tragedia della nave. Ho dovuto accettare il giudizio di tanti. There was a feeling among the public that I detected that felt that the Italians were to blame. It couldn't possibly have been the Swedes. Consideravano gli svedesi uomini di mare, seri, e consideravano gli italiani pressapochisti e piuttosto così, poco lupi di mare. Secondo loro
Gli svedesi erano marinai migliori e quindi non poteva essere che gli svedesi, in realtà, come in realtà avvenne, si fossero comportati in maniera approssimativa e sotto certi versi addirittura molto colpevole. Bisognava rispondere alle accuse degli americani, degli svedesi, dei passeggeri di altre nazionalità. Diversamente sarebbe rimasta l'onta dell'accusa di codardia, della anche responsabilità della collisione, cosa che invece non era stata ancora accertata e non era stata ancora attribuita. Gli ufficiali dello Stockholm erano in condizioni deplorevoli al momento dello scontro, il comandante era ubriaco e il terzo timoniere era in plancia a guidare la nave, era un ragazzo di poco più di 23-24 anni, insomma, e pare che non sapesse nemmeno leggere il radar. It was a very sad sight to see our exhausted captain coming to the microphone with two men holding his arms as if he were a criminal. And he pulled a note out of his pocket that looked like it was a weathered paper that he had written a statement for everyone to know. Non pensiate che in questi giorni io vi abbia abbandonato. Avevo molte cose da fare. E credo che voi possiate capire di che natura fossero tali compiti. Sapevo peraltro che eravate assistiti in modo più che soddisfacente. Perdonate, non sono in grado di fare un discorso. Ho il cuore affranto, come tutti voi. And he was going to die with the ship because he was a man of honor. Il peso di aver perso 46 dei miei passeggeri è stata la mia condanna. Si aprono poi le contestazioni legali, c'è un'inchiesta parlamentare americana che non deve stabilire alcuna responsabilità nel sinistro marittimo, ma solo capire se le navi che approdano nei porti americani sono sicure. In realtà anche questa inchiesta mette sotto cattiva luce l'Andrea Doria, si insinua che forse non era stata costruita perfettamente, si dice che se fosse stata una nave americana non sarebbe affondata. In realtà non è vero, ma anche questo contribuì ad appesantire il fardello sulle spalle del comandante Kalamai. Troppi interessi politici, economici. E il mio nome, Piero Kalamai, posto contro quello della patria, degli uomini che ho servito e soprattutto di tante vite umane. My feeling was that he was more sorry that they didn't let him go down with the boat, which he felt he should do and which was the classical way. And I think that hurt him more than anything, you know, that he couldn't do what he thought he should be doing. Sarei dovuto andare a fondo, sarei morto con coraggio. Poi un'inchiesta svedese che termina nelle prime battute. Il procuratore marittimo svedese accoglie le testimonianze degli ufficiali svedesi, dice che la colpa non è svedese e chiude l'inchiesta. Il capitano Nordensen non ha mai chiesto scusa, mai. Quando venne chiesto al comandante della motonave Stockholm, Gunnar Nordenson, di commentare la ricostruzione dei fatti così come esposta in aula il giorno precedente ancora dal suo terzo ufficiale, Ernst Karlsson Johansen, egli svenne. Si apre anche un'inchiesta governativa italiana, come previsto dalla legge, di cui però non si saprà più nulla. Forse la prima battaglia, la più impetuosa, è quella che si apre fra le due compagnie, quindi il processo e la contestazione dei danni e quindi l'attribuzione delle responsabilità del sinistro. Ricordo che la commissione d'inchiesta che venne fatta su tutto l'evento da parte del Ministero della Marina Mercantile stabilì che in quella circostanza ben 47 delle persone dell'equipaggio furono degne di una menzione per essersi, diciamo così, date disponibili molto valorosamente, avere fatto molto di più del proprio dovere. I think there were people on the Stockholm, obviously, were culpable. I think that the insurance company was culpable.
They did not give the captain an opportunity to state his case. They rather saved money by having an out-of-court settlement, decide on an amount, and just divide it up. No testimony as such. Lei pensa che i Lloyds di Londra possano aver fatto in modo di non portare in tribunale il caso? Io direi che questo è sicuro, è scritto un po' dappertutto, perché come ha detto Lloyds di Londra, l'assicuratore delle due navi non aveva interesse di sapere chi aveva colpa, perché le ricompense venivano dalla stessa tasca. L'assicurazione è stata chiusa con 6 milioni di dollari, a cui appunto ai 4 milioni e mezzo la Società Italia ne ha aggiunto solo 1,5 e con 6 milioni di dollari sono stati liquidati tutti. Non c'è alcun verdetto, quindi il processo, la battaglia legale a New York si chiude senza un colpevole. Tutto questo naturalmente non ha contribuito al buon nome di Calamai. Mi avevano promesso il comando della Cristoforo Colombo, una promessa che non è mai stata confermata. Volevano estromettermi dai ranghi nel 1957, ma io sono un uomo d'onore e me ne sono andato, abbandonando con grande disgusto. Sembrava un fantasma che girava. Lui ha perso la madre, nel frattempo ha perso quel fratello ammiraglio con quella lancia, questi non contavano niente, contava soltanto questo fatto del Doria, che lui aveva ragione e non ha potuto parlare. Prima di quella tragica notte del 25 luglio 1956, davanti a me io vedevo il futuro, dopo ho visto soltanto buio. E si immagini cosa c'avevamo dentro, sapendo che avevamo perfettamente ragione. A chi me lo domandava, ho risposto semplicemente questo. Un tempo amavo il mare, adesso lo odio. Il comandante è caduto in disgrazia, ha fatto la sua vita, è stato dimenticato non da tutti, non dal suo equipaggio, non dai gruppi di lavoro che in America e in Italia hanno continuato a studiare il caso Andrea Doria, e poi finalmente dopo 50 anni abbiamo conosciuto anche il verdetto dell'inchiesta governativa italiana che attribuiva la colpa del sinistro a una manovra fatale errata della Stopon, quella virata di cui abbiamo parlato all'inizio, quella virata di 20 gradi a dritta che è andata ad incrociare la rotta dell'Andrea Doria ed è andata a speronarla. Per poter aver colpa al comandante Calamai, l'Andrea Doria avrebbe dovuto navigare a una velocità di 60 miglia orarie, cioè una cosa incredibile, che non poteva assolutamente essere vera. Sono tornato a casa a Genova con il grado di comandante superiore e in quella dimora ci sono morto, circondato dagli affetti, e non mi sono mai dato per vinto, mai. Tant'è vero che poi ci fu una bellissima lettera scritta da Carloder, che presiedeva questo istituto, dove lui conclude la lettera dicendo stia sicuro, comandante Calamai, che ci sono molti di noi che vorrebbero servire su una nave al suo comando. Questa lettera fu spedita il 12 marzo del 72 al comandante Calamai, lui non l'aprì mai e dopo 30 giorni mancò. Sir, a recent letter from Captain Olsberg at the time of the accident informs those of us who studied the reports were convinced that the Stockholm had committed the error. In view of great opposition, it required more than 12 years to bring the error out in the open. It now pleases me to send a copy of the United States Naval Institute proceedings from our Naval Academy at Annapolis, in which the Stockholm's error is explained. During all these years, I have intentionally refrained from contacting you as I did not want to aggravate the terrible wound that still must be in your heart. In the meantime, it may be some satisfaction to you to know that those of us that watched you suffer through the disgraceful official inquiry in New York have nothing but sympathy, admiration, and respect for you. Rest assured, Captain Calamai, there are many of us who would be more than willing to serve under your command at any time. Most sincerely,
John C. Carruthers. Il fascino di questa nave, che aveva veramente delle ricchezze a bordo dell'architettura italiana, non parliamo delle ceramiche che erano delle cose da museo, venne pian piano smantellato e recuperato tutto il materiale. In particolare c'è Moyer, che ebbe addirittura lo status dal governo americano di poter andare a bordo non come predatore, ma abilitato al recupero. Right after I learned to dive in 1975, I heard about the Andrea Doria. Over the years, I did a lot of research on the ship, and I saw a photograph of the ship's winter garden. And in the winter garden, I saw it had these huge ceramic sculptures by Guido Gambone. So I wanted to go out and find them. So we went out to the wreck and dove down, and we went into the winter garden, and we found two of the panels laid out right there on the floor in the winter garden. One was face down and one was face up. So my research became uncovering a cold case that had laid in the coffers of injustice for 50 years. Ho visto molti di loro, a iniziare da mio padre o dal comandante Calamai, lasciare questo mondo, lasciare questa vita con questo senso di un'ingiustizia subita alle spalle, di una colpa che non avevano e che comunque a cui non hanno potuto riparare. And I think the story has to be told. What's happened was an injustice for the captain of the Andrea Doria, for the Italian line, for the people of Italy, and for all people who are opposed to injustice. And this is when I started writing the chapters that would explain about the rescue, the collision, and the sinking and the diving of the great ocean liner. Lo dobbiamo a tanti uomini e donne di terre diverse, come mio nonno, che in Italia non ritornò mai più. Lo dobbiamo soprattutto a quell'uomo, quel capitano, quell'angelo. Quell'angelo, il capitano. Piero Calamai. Piero Calamai. E mentre mi trascinavano via, come si fa coi criminali o coi folli, io ho chiesto l'unica cosa che per me fosse importante in quel momento. I passeggeri sono in salvo? Are the passengers saved? Il capitano Calamai fosse vivo adesso, sì, e ti stesse guardando, che cosa gli diresti? Oh, quello è difficile dire, però lo prenderei in braccio fra le mie braccia, perché ho capito che cosa è successo a lui. Vorrei aver potuto fare proprio quello, abbracciarlo e dirlo: tutto passerà. Vorrei che tutte queste memorie non fossero dimenticate. Vorrei far comprendere a tante persone la verità sul più grande salvataggio in mare della storia.